Amici ed amiche del canale, benvenuti in questa intervista podcast che oggi dovremmo avere in collegamento stampa, lei che la vedete dall'alto, Annina Dolce che dovremmo avere in collegamento stampa, in teoria. 2000 years later. Ciao a tutti, ciao Moreno, grazie di questa opportunità. Ma si figuri, grazie a lei, benvenuto ovviamente in questa intervista. Sì, no, mi fa piacere provare esperienze nuove in questo mondo di social Mhm. e mi presento un attimo. Allora, il mio nome, il mio nick è Annina Dolce e ormai sono in queste piattaforme, diciamo, da circa 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 per l'esattezza. E niente, ho iniziato questa avventura grazie ad un amico che mi ha presentato il mondo delle live. Mai ci avevo pensato di iniziare, invece tra, mm, tra una cosa e l'altra, tra una curiosità e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra, e tra un gioco e l'altro, sono arrivata qui. Quindi, Sono arrivata qui. No, no, niente, sono arrivata qui per una curiosità tramite questo amico e poi una curiosità mia personale che mi ha coinvolto così talmente tanto da iniziare a fare anche le live, oltre a fare compagnia nei canali dei miei amici. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. ok, bene, mi fa piacere. Come mai hai deciso di intraprendere questa carriera e non magari fare qualsiasi altra cosa, ovviamente, tipo, che ne so, ad esempio, scrivere? Ecco, allora guarda, tutto è iniziato, io ormai da 6 anni scrivo per il sito di YouFriend, Ok, che è un sito gratuito e dove c'è un bellissimo blog che è composto da tanti articoli fatti da persone, non scrittrici, non scrittori cioè professionali, ma tutti provetti, solo per passione. E, è un sito gestito da Uri Ahmed, che tra l'altro è anche una persona che Moreno conosce. ci salutiamo. Ecco, e niente, questa passione per scrivere articoli mi ha portato a imparare tante cose, ad acculturarmi e diciamo così, a espormi anche un po' più in là di quello che è la mia semplice cultura personale, che un giorno ho deciso di condividerla con gli altri. Mm, Allora, quando questa persona mi ha fatto conoscere il Twitch, non avevo intenzione di fare grandi cose. Però poi proviamo a fare delle live condividendo i miei interessi, come fate voi con i giochi certo. soprattutto. Ecco, così ho iniziato a fare queste live. Naturalmente poi dal canale Viola sono passata a YouTube Certo. postando anche i miei VOD, perché io credo che anche sia piacevole che quello che si fa non tutto vada perso o comunque dimenticato. E YouTube ha questa caratteristica di conservare questi VOD, questi video, e quindi magari anche rivedendoli più in là è sempre una cosa piacevole. E quindi ecco, diciamo che dallo scrivere sono passata alle live per questa curiosità, da un canale all'altro, da una piattaforma all'altra, per condividere con voi questa mia passione di scrivere articoli nel sito di Ufred. Ho capito. Ti piacciono anche eventualmente libri, presumo, ulteriori, oltre all'articolo? Magari hai passione per la storia? A me piace molto l'arte. Ah, Allora, tutto quello che riguarda arte per me è una cosa fantastica, qualsiasi tipo di arte. Cioè, mi piace molto leggere. Io ho sempre letto nella mia vita, questi ultimi anni un po' meno, cioè nel senso leggere a livello cartaceo, perché ok. ormai la tecnologia ha portato un po' questa innovazione nel virtuale, diciamo digitale, Mhm. e però mi è sempre piaciuto leggere. Però una cosa che mi ha sempre appassionato è l'arte sotto tutte le forme, che sia arte grafica, che sia arte scultorea, che sia arte pittorica, cioè tutto quello che è arte io adoro. Infatti, una piccola curiosità personale, nelle mie vacanze è sempre compreso un museo, Ah, musei, chiese, perché le chiese, al di là del fatto della religione, che per carità uno può crederci o meno, certo. quella è una cosa personale, però nelle chiese, nelle abbazie ci sono di quegli affreschi, di quelle statue, di quelle sculture, di quei quadri che per me è una cosa spettacolare, cioè a me piace tantissimo vedere i dettagli, vedere i colori, vedere le forme, e con questo l'arte diciamo che è una
delle mie categorie principali in cui mi dedico anche molto tempo, anche negli articoli di YouFriend. Mhm. Ci sono molti articoli che parlano di arte proprio perché mi piace scoprire la bravura delle persone sotto vari punti di vista, sotto varie tecniche, sotto varie ottiche. Ecco, quindi l'arte per me è fantastica. Dopo vedo che comunque porti anche qualche gioco di gaming, tra virgolette gaming, non come me che porto comunque gaming principalmente. Tu vedo che comunque porti anche qualche giochino, perché spesso vengo a lurcarti ovviamente su Twitch per l'appunto, perché purtroppo anch'io non ho mai tempo, quindi a maggior ragione passo ogni tanto sorveglio che porti qualche giochino nuovo. Andiamo bene, proprio bene. Sì, allora guarda, allora io avevo appunto iniziato queste mie live Mhm. condividendo solo gli articoli di YouFriend all'inizio, cioè quindi la cosa che ho visto che ogni streamer porta quello che più piace. A me piace, mi piaceva all'inizio, anzi mi piace tuttora perché è il fulcro del mio interesse nelle live, resterà sempre gli articoli di YouFriend, perché sono articoli appunto che dicevo per i quali ho mia cultura e mi piace condividere perché c'è sempre qualcuno che poi aggiunge qualcosa, che implementa, che a volte anche che dice guarda che secondo me è scritto in modo o nell'altro, cioè mi piace condividere tutto quello che riguarda la cultura. Però ho visto che qui ci sono tanti gamer in effetti, allora ho detto per non annoiare, per non annoiare e chiacchierare sempre, ho iniziato a portare qualche giochino, come appunto ha detto Moreno, e che ringrazio anche di venirmi a trovare. E ma a me piacciono i punta e clic e gli enigmi, Mhm. principalmente, avventura, enigmi e punta e clicca. E infatti, allora, la maggior parte dei miei giochini che ho, anche per causa di forza maggiore, avendo un computer limitato nelle caratteristiche, ho portato giochini di punta e clicca che comunque io adoro a prescindere. Poi mi piacciono giochini di enigmi e detective, curiosità, misteri, cioè risolvere casi particolari, eh. E poi qualche volta anche qualche cosa di avventura, naturalmente che dona un po' di adrenalina. E quindi ho iniziato anche a fare questi giochini qui, un po' perché mi piacciono, un po' perché appunto per diversificare dal fatto che altrimenti chiacchiero sempre sui miei articoli, allora volevo un po' anche coinvolgere le persone che mi vengono a trovare anche sotto un aspetto ludico, diciamo così, ecco. Quindi queste sono le mie categorie di giochini che solitamente vedrete nelle mie live. Ovviamente che ovviamente trovate sia il canale di Nina in descrizione che anche sul canale Twitch se mi ricordo di metterlo, e anche io prendo se mi ricordo di metterlo, perché la mia mente opaca ovviamente mi devo ricordare, ma comunque poi ti chiedo ovviamente se andasse, mettiamo che non ci fosse tipo nessuno che venisse a guardarti le live, tu cosa faresti? Avresti un escamotage per attirare la gente, oppure non avresti nessuno escamotage, diresti bah, chiudo baracca e burattini e ciaone? Oddio, guarda, personalmente finora non ci ho mai pensato, anche perché devo dire sono stata anche fortunata, devo dire, io ritengo anche insomma una fortuna, nel senso che in qualche modo non ho mai avuto una live vuota, Ok. o insomma, in qualche modo c'è sempre stato qualcuno a farmi compagnia, un po' forse anche per dire, ma sì, poveretta, diamogli sto supporto che non sa che cosa fare, che come chiacchierare, visto che il mio fulcro è la chiacchiera, però insomma diciamo ho sempre avuto qualcuno. Però se succedesse, casomai che non avessi nessuno, beh di sicuro credo un po' ci si demoralizza, credo di sì, perché insomma in fondo fai anche le live per stare in compagnia, per cercare un riscontro, per fare due chiacchiere, insomma trovarsi da soli credo, sì, non sia il massimo, anzi, Esatto. probabilmente anch'io un po', mi deluderò, sicuramente. Mhm. E poi è vero anche che bisogna prendere le cose così come vengono, nel senso che magari c'è un periodo in cui la gente preferisce non chiacchierare e fare altro, e ci sono momenti in cui invece, insomma, la gente è coinvolta anche dalle chiacchiere. Non male. Se proprio non dovessi avere nessuno, ho due alternative: o decido di chiudere davvero perché sono talmente demoralizzata che non mi va più di stare da sola, Mhm. oppure, siccome però io credo ancora che la cultura
sia comunque anche i giochi, però per me la cultura va al primo posto e sia comunque una cosa da condividere, anche se ormai il mondo è formato da questa intelligenza artificiale che basta un click e ti risponde. Però è anche vero che avere insomma, portare come si dice, dei dettagli che magari l'intelligenza artificiale non dà, credo sia una cosa positiva. Quindi io probabilmente, magari non farò, se capiterà di essere non visitata da nessuno, magari non farò le live lunghe, però di sicuro proverò a continuare a fare le live sulle cose in cui credo. Ecco, Ok. quello sì. Dopo, come ultima cosa, un po' meno importante, se eventualmente, oltre all'italiano, conosci qualche altra lingua, tipo che ne so, l'inglese, il francese, il tedesco. Allora, io avevo a scuola ho studiato inglese e tedesco Ok. e l'ho fatto anche per parecchi anni. Il tedesco lo sapevo talmente bene, ho studiato 7 anni di tedesco, anche perché lavoravo con un'azienda tedesca e quindi un po' per la scuola che l'ho imparato, un po' per causa di forza maggiore, ho dovuto in qualche modo imparare il tedesco. E lo sapevo molto bene. L'inglese lo sapevo molto bene perché dopo il fatto è che come si sa, le lingue se non le pratichi le dimentichi. Beh, certo. Ecco, e quindi bisognerebbe sempre tenerle attive. L'inglese l'ho studiato a scuola, ho fatto anche un corso di inglese, 2 corsi di inglese per lavoro, insomma un po' lo mastico. Non sono un'espertissima nella lingua inglese da sostenere grandi chiacchierate, Ok. però diciamo una frase o un modo per chiedere, insomma, le cose semplici, basilari, per scambiare 2 parole, ecco. Insomma, nel mio inglese veneto, perché io sono veneta, Beh, inglese masticato veneto, diciamo che insomma qualcosa riesco a vabbè, barcamenare un po', a normale. capirsi, insomma, riusciamo a capirsi, ecco, quindi Ok. un po'. E però d'altra parte l'inglese è divenuta la lingua ormai internazionale, mondiale, e bisogna in qualche modo saperla un po' giostrare, ecco, per riuscire a capirsi anche nei viaggi, in tutto. Nei giochi poi non ne parliamo, son tutti inglesi, quasi tutti inglesi. Ultimamente Mamma mia. soprattutto, vabbè. E come ultima cosa che ti chiedo, se eventualmente qualche tuo fan o qualche tuo follower ti chiedesse, guarda Nina, vorrei fare anch'io le live, mi consiglieresti di farle su Twitch, su YouTube, vorrei farle, non vorrei farle, e perché farle? Tu cosa diresti? Allora guarda, dalla mia esperienza che ho allora io le live su YouTube non le ho mai fatte Dai. e finora le ho fatte solo su Twitch. Però io ho tanti amici che le fanno su YouTube. Si trovano molto bene e hanno un riscontro anche da parte degli utenti. Quindi sì, direi che probabilmente è una cosa che col tempo probabilmente mi vedrete anche su YouTube. Nel senso che devo un po' imparare come tutti i social, come tutte le piattaforme, bisogna imparare come gestirle, come impostarle, le regole, giustamente, ogni piattaforma ha le sue regole che è giusto rispettare. Quindi il mio YouTube ancora non lo conosco bene, dico la verità, però non l'ho scartato dalla mia futura eventualità di essere anche con le live in YouTube. Ah, Ecco. ok, poi Quindi lo futuro. consiglio, diciamo, sì, sì, sì. Sì, per ora, da quel che ho sentito, non posso dirlo, confermarlo di persona, ma da quel che ho sentito lo consiglio. Ho Cioè, mi hanno capito. detto che si trovano molto bene. No. Vedrò anch'io comunque di Ecco. fare qualcosa qui su YouTube pian piano, è che non ho voglia di fare le live su YouTube perché per me è troppo complicato, però vabbè, piano piano. Quello ho sentito che hanno delle restrizioni, hanno delle disposizioni diverse, per questo dicevo bisogna imparare le regole, però insomma se uno potrebbe essere anche un'altra via d'uscita per ampliare la conoscenza di noi stessi e di farsi conoscere in altre piattaforme. Esatto. Io credo che nel mondo, nella vita, mai scartare niente, perché tutto può tornare utile. Invece, come ultimissima cosa, un po' scontata, cosa ne pensi anche dell'intelligenza artificiale che ormai sta spopolando ovunque? Ecco, allora io dell'intelligenza artificiale, ha i suoi pro e contro. Cioè intanto io, la uso, anche per aiutarmi un po'
delle volte a scrivere qualche dettaglio, qualche cosa di particolare, magari la consulto. Mhm. Io quello che comunque l'intelligenza artificiale si prende le notizie dai siti dove ci sono Ovviamente. le notizie, e naturalmente ho notato anche che bisogna anche stare attenti perché non sempre scrive le cose corrette. C'è qualche volta che ha inserito dei nomi, inserito delle cose che non, insomma, non erano proprio correttissime. Credo sia comunque cioè sia presa tanto in considerazione e stia un po' sormontando tante cose. Nel Mm. senso che con l'intelligenza artificiale molti siti, molte cose stanno un po' retrocedendo, insomma, retrocedendo. Sì, sì. Io credo sia una cosa bellissima, ma Ok. usarla con cautela. Assolutamente con Ecco, moderazione, anche non abusarne troppo, almeno esatto. secondo me. Esatto, in quel senso, con moderazione, con cautela, dare il peso che merita, non affidarsi totalmente all'intelligenza artificiale, no, anche perché ragazzi abbiamo un cervello, abbiamo un cuore e l'intelligenza artificiale non ha sentimenti, non ha modo di, non sempre elabora le cose nel modo giusto, quindi è giusto usare quello che, parere mio questo, è giusto usare il nostro cervello per creare e per elaborare le cose i traguardi dove vogliamo arrivare. Esatto. Naturalmente è sicuramente un grande aiuto, quello sì. Magari neanche nella grafica è un grande aiuto, senza dubbio, però comunque è da usare con moderazione. Ecco. Assolutamente, io niente, se non vuoi aggiungere qualcos'altro, io ancora ovviamente tempo ne ho finché vuoi, però se vuoi aggiungere qualcos'altro liberissimo di farlo, sentiti come a casa tua. No, io quello che mi sento come frase, come pensiero conclusivo, direi che qualsiasi sia la piattaforma dove uno vuole condividere, dove vuole mostrare i propri interessi, chi scrive, chi legge, chi fa arte, eccetera, cioè qualsiasi sia il modo, l'importante è essere sempre se stessi, con semplicità e riportare quello che abbiamo, che vogliamo condividere proprio senza fare grandi cose. L'importante è essere veri, sinceri e semplici. Ecco, l'importante è questo, in modo che la gente ti apprezzi, perché anche i follower, è vero è giusto avere un grande numero, però alla fine i follower ti apprezzano per quello che sei, per quello che tu trasmetti. Quindi trasmettiamo qualcosa di semplice, pulito e vero. Tutto il resto verrà da sé. Ecco, Vabbè, questo è quello che mi sento di. di concludere. Va bene, Annina, io ti ringrazio per l'ospitalità e per il tempo che hai dedicato in questa mezz'ora di registrazione, questo tempo tuo anche ulteriore, anche fuori dalle live, nei video che ti sei Grazie a predisposto a te. questo. Ovviamente trovate il flash e il link in descrizione, ragazzi. Io mi concludo, vi lascio ovviamente con un prossimo gameplay, una prossima sigla, cioè con un prossimo video e anche con la sigla, ovviamente. Quindi ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti e grazie a Moreno.